Naviganti nel lobby, mi sono preparato un caffè perché è faticosissimo quello che sto facendo. Non so se avete visto i post di ieri, sto dando il primer a praticamente tutte le pareti, le cornici, le porte del tavolo, perché sto dando veramente una spinta forte al fatto di doverlo colorare per HeroQuest Café, ma è veramente veramente tanta roba da fare. Quindi oggi ci mettiamo sotto con una bella tazza di caffè e andiamo avanti a dipingere con l'aerografo. Per chi non avesse l'aerografo, preparate un paio di bombolette, così praticamente con un bianco, diciamo un grigio, preparatevi un grigio e un nero, base nera, fate un grigio abbastanza zenitale in giro, in modo tale che ci sia abbastanza grigio ma si vedano un pochino i segni delle mattonelle col nero, quindi andateci piano. Vi consiglio, se potete insomma averle, prenderle, le spray di Valleo. Non so se avete mai visto i primer di Valleo, vi danno un doppio praticamente. Ce l'ho qua, eccolo qua, guarda, ve lo faccio vedere. Dentro la confezione avete praticamente un doppio augello per sparare. Questo qui, che è quello che spara verso l'alto, è molto sottile. Cambiandolo fa veramente uno spray bello omogeneo, ma soprattutto molto sottile e lento, mentre quello normale spara come sempre. Quindi primer nero con quello normale e il grigio lo date con questo. Questo se potete reperire i primer di Valleo e volete fare prima rispetto a che fare a mano le prime due mani, diciamo. Poi diamo giù di dry brush. Oggi proviamo anche i pennelli di Borciani e Bonazzi e mi bevo il caffè e ci vediamo dopo la sigla. Ciao. Ragazzi, spariamo veramente a cottimo, nel senso che sono veramente tanti i pezzi, quindi andiamo via dritti veloce. Prendete sempre un guanto alla mano sinistra che tiene praticamente i pezzi, così non vi sporcate le mani. Prendete uno di questi, sono molto utili, li trovate anche su Amazon, su Green Stuff World, potete ordinarli quindi ad Ars Manufactoria. Costano un cavolo, 1,50 euro, roba del genere, ve ne danno veramente una cinquantina e già uno lo potete utilizzare tante volte, perché prendete il colore, lo mettete dentro l'aerografo in questo modo. Se il colore ovviamente non è fatto come quelli di Army Painter, che allora lo versate direttamente, ma lo prendete tipo questo della Citadel che uso adesso, che è un downstone, allora lo prendete con questo, lo mettete qui e poi lui lo lavate subito andando su e giù con l'acqua. Quindi facile. Ci vediamo fra un attimo che carico l'aerografo. Ricordatevi, regola base, grigio scuro per partire, non importa il tipo di colore, non vi fissate, siate belli elastici, tutto quello che trovate che vi permette di dare una base grigio scuro usatelo, ok? Ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, partiamo, mettiamoci con gusto e impegno a fare questa cosa. Allora voi vedete che dovete praticamente dare il colore in modo tale che rimanga un po' di nero, e così avete già un vantaggio quando andate a fare le ombre. Non vi preoccupate dei lati e dietro, perché tanto il sotto e il dietro con le calamite verrà chiaramente appiccicato al tavolo, quindi non coloratelo, non serve, così risparmiate un po' di colore e niente, datevi praticamente un po' di base grigia, ok? Quando ce l'avete passate al prossimo e via dritti, ma veramente, cioè ragazzi, qui bisogna andare veloci, vedete? Se non avete l'aerografo fate questa cosa da un lato e poi dall'altro, lo fate tranquillamente con gli spray. Se non avete gli spray lo fate a mano, chiaramente armatevi di pazienza, perché non sarà proprio semplicissimo, perché è lungo, ok? Quindi non vi annoio, vado avanti a fare questa cosa e ci vediamo quando ho finito. Ragazzi, ho finito la prima mano e guardate, con praticamente la boccetta di colore ho fatto tutte queste che si stanno asciugando, sono mura e porte varie, e poi tutta la cornice del tavolo, che è quella che andrà appiccicata proprio ai bordi esterni, la parte più bassa. Si sta già asciugando, quindi adesso non resta che fare una cosa: o si va avanti a mano con
con la seconda parte di grigio e infine col bianco, quindi 2 mani di dry brush, grigio chiaro, grigio medio diciamo, e bianco, oppure si va avanti con lo spray oppure con l'aerografo con qualcosa di più chiaro, che nel mio caso può essere l'Administratum Grey, che è un Air che sto prendendo. Ma veramente una cosa importante da capire è che non importa se voi usate sempre lo stesso grigio, l'importante è che il finale sia sempre intorno allo stesso grigio chiaro bianco, perché sotto la pietra può essere di vari colori, potete addirittura fare dei mattoni un po' più rossastri, usare delle velature per renderli un po' più rossastri, giallastri, arancioni, eccetera eccetera. Quindi diciamo che non ci interessa che la pietra sia tutta identica, anzi se varia un pochino dà più un senso di naturalezza quando la guardiamo tutta nel suo insieme. Quindi ragazzi, adesso mano di grigio chiaro, chiamiamolo così, e ci vediamo subito dopo per vedere il risultato. Visto che sono all'ultimo pezzo, ho fatto tutto, vi faccio vedere qual è lo scopo della seconda mano, che è quella del grigio chiaro, ovvero non fate tutto se potete, ma fate solamente, vedete, una parte, le parti alte come se fosse genitale dall'alto, gli spigoli, e il resto si fa da sé. Molto della parte della miniatura si colorerà da sé, potete fare tranquillamente le inferriate perché dopo le coloreremo, cercate di non andare troppo all'interno, magari lì sì, ma non troppo dentro gli spigoli perché lì c'è più ombra chiaramente, e lo scopo è questo, è fare un pezzo che abbia un che di sfumatura di base, ok, che dopo andremo a risaltare con i vari bianchi del dry brush. Quindi da questa posizione passiamo al dry brush con il bianco non appena è tutto asciutto. Potete fare questa cosa delle sfumature anche con il dry brush, quindi andate sugli spigoli con il pennello piuttosto che con lo spray o che con l'aerografo. Pulisco l'aerografo, aspetto che si asciughi tutto e andiamo di dry brush bianco. Ragazzi, ci siamo. Allora, come vedete sono quasi tutti uguali e quelli che si stanno asciugando praticamente sono già asciutti quasi. Vedete che qui ho fatto meno pressione in modo tale che ci fosse un po' di differenze di luce per dare un po' di volumetria diciamo ai pezzi, no? La cornice è abbastanza diciamo regolare perché tanto è una cornice, è come se fosse quasi al di fuori del tabellone stesso, ma deve restare coerente con i corridoi a cui si aggancia. Quindi prendete un bianco, io uso Army Painter Danger FX, ma praticamente è un matte white, lo mettete sulla vostra tavolozza del dry brush, adesso io vediamo se ne ho qua perché a volte è quasi finito. Dunque prendiamo finalmente il nostro pennellozzo dry brush flail, che è quello di cui potete vedere tutta la descrizione dell'intervista che ho fatto con Filippo di Miniatures of Death l'altro giorno, e andate sulle live e la trovate. Sono i pennelli nuovi di Borciani e Bonazzi, e come vedete ha questo tipo di connotazione che non vedo l'ora di provare, quindi vado radialmente a metterlo sopra il diciamo pennello e vediamo che effetto fa alla fine quando vado a pennellare. In generale questo qua è un pezzo che è ancora leggermente bagnato, preferisco di no, ci vado giù leggero. Il pennello è fantastico ragazzi. Allora vi spiego il feedback che dà questo pennello. Praticamente voi andate, siccome è tagliato svettato da un lato, come diceva Filippo nella live, voi potete andare sempre in una direzione invece che fare radiale o in due direzioni, e gli date praticamente questa idea, vedete che dà sempre il colpo nella stessa direzione, e date al pezzo questa appunto luminosità e questi spigoli, vedete che vengono fuori sempre uguali. Guardate che meraviglia, facilissimo da gestire, sempre nella stessa direzione, response veramente fantastico, nel senso che la risposta che dà in mano è veramente fantastica. Andateci giù leggeri, utilizzate quello che avete. In questo caso io vado dalla parte svettata verso il basso, quindi faccio sempre questo movimento e tento di andare a indugiare un po' di più sugli spigoli in modo tale che venga fuori un bel lavoretto. Allora, come vedete, alla fine deve risultare una cosa di questo genere. Ve la faccio vedere da vicino, eccoli qua, 1 e 2.
Questo è il risultato finale che ci interessa. Vedete, qui ce n'è poco, vado a rimetterlo, e questo è quello che deve avere come aspetto, secondo me, il finale, prima di ovviamente fare magari qualche effetto, metterci le lavature, soprattutto i wash Null Oil, quindi nero, che può essere anche appunto il nero strong dell'Army Painter. E questo è quanto, quindi tentiamo di andare avanti in questa direzione e vediamo quanto ci mettiamo in totale a fare un bel po' di pezzi. Io non li ho contati, ma avete visto, è una boccetta intera di grigio con l'aerografo che abbiamo utilizzato per dare la prima base. Poi c'è una seconda boccetta di grigio medio che in realtà non è così stata utilizzata come la prima, perché ovviamente è meno. Nel frattempo io sto spennellando il bianco sul pennello. Quando avete finito di usare il pennello, mi raccomando, dateli una pulita, abbiatene cura, dateli una pulita con il sapone, se ce l'avete, il Da Vinci per esempio, piuttosto che quelli di Artis Opus, o sapone comunque per le belle arti, che dentro ha una specie di balsamo che vi tiene un po' di più, diciamo, il pennello in cura. E andate avanti con tutte quante le miniature. Ci vediamo quando abbiamo finito. Allora ragazzi, ecco il risultato che dovreste avere alla fine di tutta la colorazione. Questo qui, come vedete da vicino, questa è la texturizzazione proprio che si va a formare quando andate a dry brushare, e deve dare questo effetto. E questo è perché il dry brush ovviamente ci aiuta a spolverare praticamente, ma anche dare l'effetto realistico di impolverazione. Quindi la saturazione del bianco qui è al massimo perché stiamo usando proprio il bianco e dovrebbe sembrare una pietra di questo genere. Quando sarà veramente asciutta faremo delle lavature, anzi delle wash con il Null Oil, quindi col nero, e poi finito e asciugato anche quello potete sbizzarrirvi con quello che volete, o la lasciate a mo' di cornice così com'è, oppure potete usare tutti i vari effetti come sempre che vi ho fatto vedere nelle puntate precedenti. Una nota, allora adesso vi faccio vedere come risponde bene questo pennello praticamente alla mano quando si va a dipingere. Questo è un sapone che trovate anche su Amazon, ma lo trovate veramente anche su House Manufactoria, ed è The Master Brush Cleaner and Preserver. Praticamente questo l'ho comprato sul sito della Da Vinci quella volta. Praticamente vedete, voi bagnate di acqua il pennello e gli date, tra l'altro lo uso anche per portare via il resto dell'altra volta, e andate praticamente a passare il pennello all'interno del sapone. Mettete via il sapone, prendete un normalissimo tovagliolo e andate a pulire il vostro pennello. Poi sciacquate, rimettete il pennello a pulire, sciacquate, andate avanti così fino a quando il pennello non è perfettamente pulito. Dovete fare in modo che torni, vedete, bianco perfetto. Vi dico già che la setola è molto morbida, quindi praticamente vi dà proprio una sensazione di morbidezza, quasi come fosse, quasi non fosse sintetico praticamente. E già ora è umido, lo sentite sulla mano, se è troppo umido non andate subito a fare il dry brush. Se è tanto umido continuate, diciamo, a tamponarlo e andare a sinistra e a destra in questo modo, e lo asciugate praticamente in questo modo qui. Ok, dovreste recuperare in teoria la parte di setola che all'inizio vi dava il taglio. Ok, quando l'avete recuperato, come lo vedete qua, il pennello è pronto a ricominciare. Lo lascio qui un secondo, preparo i pezzi tipo questi qui e vi faccio vedere un paio di pezzi fatti con il bianco per farvi vedere che response dà questo Evil Eyes, perché devo dire la verità, ora come ora credo che sia il migliore dry brush che abbia mai utilizzato. È veramente una setola fantastica. A tra poco ragazzi. Ho spostato un pochino a sinistra in modo tale che il soggetto si veda un po' meglio e non si confonda. Prendete il bianco come vi faccio vedere, c'è un taglio, quindi potete fare così, oppure potete anche leggermente, delicatamente distribuirlo sul pennello andando in tondo, ma io preferirei tirare e andare su e giù. Quando vedete che il bianco resta abbastanza sotto, diciamo dentro e sulle parti, diciamo, del legno che state utilizzando, potete praticamente andare a fare il pezzo. Questo è ancora un po' bagnato, quindi non lo utilizzo. Facciamo una cosa del genere, eccolo qui, e andiamo a vedere che cosa succede. Guardate questo pennello
che roba è, leggeri leggeri, guardate, in un attimo vi dà il response e il pelo proprio regge benissimo, quindi se io vado via così, sempre da un lato, do le luci e gli spigoli sempre da un lato, poi giro la miniatura e vado dall'altra parte, è veramente eccezionale. Poi posso tranquillamente andare sullo spigolo, quindi facile facile, vedete, basta continuare e dall'alto verso il basso do la colorazione e più vado avanti più ovviamente ne metto, e poi se lo giro dalla parte più rigida ovviamente mi mette un po' più di colore e quindi nei punti dove voglio indugiare un pochino con il pennello è perfetto. Adesso do gli ultimi colpi a questo, leggeri leggeri, adesso questi infatti non sono leggeri, troppo bianco, vado a stemperare un po' di più e andiamo a dargli, si è bagnato un po', evidentemente si è un po' bagnato, vedete, quindi vado col dito a stemperare un pochino e diciamo che me lo lascio così com'è, sfumo un po' con le dita, non vi preoccupate di pasticciare un po' con le dita e col pennello perché tanto insomma il risultato deve essere molto irregolare, quindi state tranquilli che quello che viene fuori, ok? E da qui passate a qualcos'altro. E vediamo se questo si è un po' asciugato. Ecco, questo mi piaceva farvelo vedere perché è facile avere una bella risposta qui sugli spigoli così, no? Andando anche su e giù in questo modo vedete che in un attimo, guardate, così non è andata all'interno ma è restata all'esterno e guardate che response che dà questo pennello, è incredibile, guardate, veramente buono proprio nelle setole che sono abbastanza morbide e allo stesso tempo riescono a tirare giù il colore in un attimo, quindi veramente facile da usare, molto morbido, devo dire la verità, molto morbido, sembra quasi di usare uno di quei pennelli che si usano appunto per il dry brush in emergenza, che sono quelli da trucco delle donne, che hanno questa setola molto morbida, però sotto avete questa risposta più rigida che aiuta, quindi la parte sopra è morbida, ma sotto avete la rigidità che vi permette di fare questo e non finire dentro sotto, e alla fine viene fuori una cosa di questo genere che, vista da un po' più distante, come vedete fa la sua sporca figura, diciamo. E quindi andiamo avanti in questa direzione. Quando è finito tutto lasciate veramente asciugare per bene e poi passiamo al, diciamo, il wash, quindi le ombreggiature in assolutamente nero in questo caso, e poi si può andare a vedere anche altro, che può essere per esempio il moss, quindi il muschio e cose di questo genere. Questo per esempio è un passaggio segreto, quindi di qua vedete è ancora bagnato, non lo vado a toccare, tocco solo qui, ok, lasciamo asciugare lì. Qui abbiamo la leva che poi andrà dipinta con i contrast, ma lo faremo in un altro momento, e quindi vado a risolvere anche tutti gli errori delle macchie che ci sono, magari le ditate che avete lasciato nei primi passaggi. Qui si risolve tutto passando sopra col pennello in questo modo qua. Qui lascio un pochino, diciamo che qui rischio solamente di portare via colore, quindi lascio asciugare e poi gli do di nuovo con il bianco. Ci vediamo quando ho finito questa parte qui, quando è tutto asciutto, e finalmente passiamo alla parte finale che sono le wash. A tra poco. E dunque ci siamo, eccoci qua, guardate, mi raccomando, le porte, vedete che una parte è più bianca, una parte meno, perché poi con i contrast dobbiamo, quando è veramente asciutto, ricoprire e fare la parte marrone. Ovviamente più date queste sfumature più sarà bello con il contrast la differenza. Poi spigoli molto accentuati, vedete, per dare forza diciamo ai mattoni, dentro un po' meno, fuori un po' di più, ok? Tra un attimo cominciamo con il Nude Oil e vediamo che cosa salta fuori quando facciamo le wash. A tra poco. Allora, siamo arrivati al Nude Oil, il nostro amico preferito per le wash, e andiamo a metterlo praticamente, avvicino così vi faccio vedere, dentro le fessure. Utilizzo in questo caso un pennello che mi permetta di farlo, e fatalità, adesso sto utilizzando apposta
quelli della Borciani e Bonazzi per capirli. Questo, lo Spear, è fantastico perché ha un taglio, come vedete è un piatto, e quindi posso decidere come andare a metterlo. Adesso tra le altre devo un po' aprire la punta perché è ancora nuova, ma diciamo che questo è il pennello corretto. Quindi ora andiamo avanti a mettere il Noon Oil. Usiamo questo perché soprattutto ha un serbatoio che mi piace davvero tanto. Vediamo se è a fuoco. Ok, vedete che quando vado a metterlo ha un bel serbatoio, quindi mi permette di tenere un bel po' di colore. Andate all'interno dei recessi con il nero per fare in modo che il nero faccia il suo effetto ombra, eccolo qui, e quindi praticamente poi andate a stemperare un pochino e mettetelo dove vi piace di più, dove avete voglia di avere un po' di macchie. Io seguo per esempio quelle fatte dal colore che si è indurito piuttosto che dalla stampa stessa, e in questo modo qui vado a sfruttare tutti quelli che sembrano dei difetti, che possono essere appunto anche difetti di stampa, e li faccio diventare dei pregi, in questo caso andando praticamente a valorizzarli con le ombre. E niente, questo è già finito, lo lasciamo asciugare in questo modo qui e andiamo avanti con tutti gli altri. Quando abbiamo finito con tutto il resto e abbiamo finalmente idea di come sarà la pietra di queste cornici piuttosto che delle porte e il resto, andiamo a vedere un attimino cosa fare, tipo effetti, cose di questo genere. Quindi avanti tutte ragazzi, con grande pazienza, e andate a lavare tutti i vostri mattoncini. Ci vediamo tra poco. Ragazzi, ho finito le lavature. Se guardate si vede infatti che c'è molto più contrasto. Chiaramente queste sono ancora per esempio bagnate, ma il lavoro finale è questo che vedete qui. Quindi dove vi dà fastidio che ci sia troppo nero, ritornate quando è veramente asciutto a fare una leggerissima spolverata di uovo di bianco per evitare magari di lasciare queste macchie molto forti, ma potete col dito levarle finché è leggermente umido e già si levano. Tra le altre non sono così brutte perché succede in natura che si accumuli il nero e l'ombra su determinati punti, quindi andrebbe anche abbastanza bene. Vedete che alla fine deve risultare una cosa di questo genere. Se volete vedere in particolare cosa si può fare poi a livello di effetti, questo e quell'altro, potete andare nella puntata che c'è sempre nel podcast di HeroQuest piuttosto che nei tutorial speciale Halloween. Lì ho fatto tutte quante le varie situazioni di effetti che si possono trovare. Adesso io ovviamente in questa puntata mi fermo con questa parte che era proprio la pietra in dry brush e lavatura, e nella prossima andiamo a vedere invece come fare le inferriate di ruggine piuttosto che le porte, per esempio con il contrast. Sarà molto semplice, molto simile a quello che abbiamo appunto visto in quella puntata, quindi se intanto siete curiosi potete andare a rivedere quella. Ragazzi, un recap. Abitanti del lobby, io devo dire che sono davvero molto felice di come sta venendo il tavolo, perché in poche parole, mentre Francesco non lo sa, io ti gioco la notte, ti nascosto, ve lo dico solo a voi, è un segreto, non glielo dite perché altrimenti non me lo fa più fare. Insomma, voi iscrivetevi e mi raccomando cliccateci la campanellina, fate passaparola per piacere sui social e anche fra di voi su WhatsApp, mandate il link del canale e fate in modo che si iscrivano tutti, così diventiamo il canale più grande di tutto il mondo. We could be the